È una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene, viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare. Buonasera a tutti, siamo alla 33esima puntata di Presenta il tuo libro e oggi abbiamo con noi un gradito ritorno, Elena Di Gesualdo, che è venuta qui per presentarci il suo terzo libro che è Sulle strade di Dresda, i passi di un giovane polacco. Come sta andando la promozione del libro, Elena? Intanto Giuseppe, grazie per l'invito e buona serata e grazie a tutti gli ascoltatori e a coloro che in qualche modo vorranno partecipare e ascoltare questa presentazione. E l'intervista sta andando abbastanza bene, devo dire la verità, sia attraverso alcune appunto presentazioni in presenza, sia attraverso altri canali come il tuo, attraverso i quali appunto riesco a presentare il mio libro, ecco, questo terzo romanzo. Capito. E di che cosa parla nello specifico il libro? Allora, si tratta di un giovane originario di Danzica, il suo nome è Arthur. L'animo di questo ragazzo è assetato di conoscenza e questo come sai tu che insomma hai già avuto modo di conoscere le mie due opere precedenti, è un po' un leitmotiv dei protagonisti delle mie opere. Qui Arthur diciamo trascorre così la sua giovinezza, si tratta di un adolescente in particolare, tra il porto della città, la città appunto di Danzica, e tra le pagine dei libri lette dalla madre, la quale era tra l'altro una scrittrice di opere di viaggio. E non a caso anche Arthur è diciamo impegnato in alcuni viaggi, soprattutto con il padre, il quale è un commerciante, e in occasione di uno di questi viaggi con il padre ha occasione di visitare la città di Dresda e proprio in questa città la vita di Arthur cambia completamente. Cambia perché insomma incontrerà nuove persone, avrà l'opportunità di confrontarsi con loro e soprattutto avrà l'occasione di approfondire, di conoscere la città di Dresda, la storia della città di Dresda, una città che come sappiamo è stata, ahimè, terra di conflitti, di una terra distrutta. E il giovane polacco quindi all'interno di una serie diciamo, di avventure scoprirà i segreti e le bellezze architettoniche di questa città, di cui, ripeto, non si possono trascurare i terribili eventi di cui è stata vittima durante la seconda guerra mondiale. La città, come sappiamo, è stata rasa al suolo proprio all'interno di Dresda, proprio alla luce insomma di questi monumenti, Arthur avrà occasione di riflettere sulla storia dell'umanità e quindi sulla crudeltà dell'uomo, ma anche sulle potenzialità dell'uomo. Non a caso Dresda, e quindi il popolo di questa città che è stato appunto martoriato dall'occupazione nazista, ha avuto la forza morale di opporsi al male e in questo modo di far trionfare un mondo fondato sull'amore.
Amore che viene proprio testimoniato dai personaggi del romanzo, i quali sono portatori di affetti profondi, di affetti autentici, e sono capaci di affrontare e superare con coraggio le difficoltà della loro quotidianità. C'è un altro aspetto all'interno del romanzo che a me è caro, che è il mondo delle illusioni. Illusioni che diventeranno lo spazio della creatività e della speranza di un mondo migliore. Quindi i personaggi dell'opera sono paladini di valori morali e, per dirla con Kierkegaard, per Arthur e per questi personaggi l'etica non conosce il caso, quindi non viene una spiegazione e non scherza con la dignità. Elena, e in che periodo è ambientato il libro? Il libro sostanzialmente ambientato nella quotidianità, un giovane di oggi, ecco, quindi un adolescente dei nostri tempi. È vero però che, come dicevo prima, nel suo viaggio Arthur porterà alla luce tutta una serie di ferite di cui questa città ha dovuto subire, e Arthur ne vede ancora le cicatrici. Però è diciamo così sorpreso dalla forza di questo popolo che nel tempo, nella storia, quindi non solo ovviamente durante l'occupazione nazista, ha sempre saputo avere, testimoniare forza e coraggio per risollevare le sorti della propria città. Senti, in questo libro quanto ti sei ispirata un po' al film Il cielo sopra Berlino? Che più o meno racconta, no? Per niente, no, zero. Okay. Molto onestamente non, proprio per nulla. Confesso, no, è proprio frutto così di un'intuizione personale. Addirittura i personaggi, Arthur, che è ad esempio il protagonista, ma anche i genitori di Arthur, evocano un mondo diverso. In particolare io ho pensato ad Arthur Schopenhauer, ecco, insomma, e per chi avrà piacere, voglia, interesse di leggere il libro, insomma, avrà modo anche di scoprire il motivo per cui il personaggio che appunto tesse la trama dell'opera è stato da me denominato in questo modo, ed è figlio proprio di Johanna, anche lei insomma come la madre di Arthur Schopenhauer, scrittrice di romanzi. Poi ovviamente da lì la trama è assolutamente personale. No, è proprio diciamo stato scritto, è frutto sostanzialmente della mia fantasia, al di là poi delle descrizioni delle opere architettoniche della città e di alcuni riferimenti, proprio perché nella mia intenzione c'era quello, come dicevo prima, di riflettere insieme ad Arthur sul dramma che da sempre contraddistingue la storia dell'uomo, e cioè la lotta tra il bene e il male. E quindi proprio assolutamente non c'è nessuna ispirazione, ecco, Vabbè, poi i tuoi libri hanno sempre una nota positiva, invece Il cielo di Berlino è molto molto cupo e triste come film, insomma, no? Quindi sì, il fatto che le mie opere effettivamente abbiano insomma un esito sempre positivo nasce da un'intenzione particolare, nel senso che, come dicevo, credo facciamo tutti esperienza nella nostra quotidianità, ma anche nel mondo del male. Il male esiste, il male mondo, cioè, voglio dire, indubitabilmente è una amara verità. E quindi mi piace che il lettore, insieme ai protagonisti, rifletta su questo aspetto, ma nello stesso tempo, per carità,
tra le avventure ci sono le disavventure, ci sono gli scacchi, ci sono anche situazioni abbastanza critiche di sofferenza in quest'opera, però mi piace dare all'uomo, in questo caso al lettore, uno spiraglio di luce. Mi piace pensare, forse sarà banale, per carità, ma che il bene vinca, che il bene riesca a trionfare, che l'uomo debba essere portatore di bene. Tant'è vero che in tutti i miei libri l'amicizia è uno dei sentimenti più ricorrenti, anche è uno di quegli aspetti che contraddistinguono i personaggi. È un romanzo di formazione e quindi credo anche che tutte le avventure, le disavventure vissute dal protagonista siano un'occasione per crescere. E mi piace pensare, insomma, confortare il lettore, farlo pensare che la crescita sia qualcosa di positivo. Ecco, mi sembra giusto dare un po' di luce, un po' di speranza, insomma, come dicevo prima, dare la speranza che il bene vinca, ecco. Senti Elena, come mai hai scelto proprio questa città? Beh, per diversi motivi. Sinceramente l'ho vista, mi è piaciuta e come dicevo prima ha delle bellezze architettoniche che secondo me meritavano di essere celebrate, ma perché è una di quelle città, come dicevo all'inizio, che è stata da un lato vittima, dall'altro testimone di tutta una serie di guerre, di sconfitte, però ha sempre avuto un popolo capace di dimostrare coraggio, di risollevare le sorti appunto del popolo, di saper ricostruire la propria dignità, di saper difendere la propria dignità. Quindi è un po' questo il motivo che mi ha indotto a parlare di Dresda, ecco, sostanzialmente. E non da ultimo il fatto di aver così fatto nascere Arthur ad Danzica, che oltre ad essere una bellissima città portuale del Baltico, come sappiamo, ha avuto anche lei una storia decisamente importante. Ecco, quindi nell'opera si intreccia ancora una volta la storia con l'architettura, con un po' di fantasia, come dicevo prima, do spazio anche al mondo delle illusioni che nei momenti più difficili possono aiutare. Ecco, non vuole essere certamente il mondo di un sognatore che vuole evadere dalla realtà in modo che sia avulso, distante, però l'illusione aiuta, l'illusione nel senso di, come dicevo prima, di speranza. Ora, per l'amor del cielo, io non sono Giacomo Leopardi, però sappiamo quanto spazio abbiano avuto anche le illusioni nella vita e nella produzione letteraria di un poeta quale appunto Giacomo Leopardi. Senti Elena, io ho una difficoltà quando parlo di viaggi interiori, quando porto avanti anche trasmissioni su viaggi interiori, no? A volte ho la sensazione di essere ripetitivo, no? Perché poi il recinto quello è, quindi poi quando uno lavora su se stesso, insomma, il campo non è vastissimo, però è molto impegnativo nonostante non sia vasto. Come fai nei tuoi libri, no? Visto che sono tutti percorsi di viaggi interiori, a cercare di aggiungere e allargare questo recinto, insomma, per non essere ridondante, va? Allora, io direi che il nostro mondo interiore, ovviamente è il mio punto di vista, non abbia limiti, per cui, passatemi l'espressione, quasi scavando dentro di me e quindi dentro i personaggi, mi rendo conto che in ognuno dei libri che scrivo ho sempre un aspetto, una parte di interiorità, come dicevamo prima, di esplorazione da mettere sotto i riflettori, da portare alla luce, da tirare fuori. Ecco.
c'è sempre un aspetto nuovo, c'è sempre, e volendo lo stesso aspetto può essere letto, interpretato, posto sotto un'angolatura diversa. Ed è così, ecco, insomma, che riesco a far percorrere, diciamo, questi viaggi ai miei personaggi, alla scoperta certamente di bellezze architettoniche o di paesaggi, ma anche all'interno di sé. Poi ogni personaggio ha sempre anche delle caratteristiche proprie, un profilo psicologico proprio, una propria storia, in questo caso dei genitori con determinate caratteristiche, per cui di necessità l'esplorazione interiore, la conoscenza, l'incontro con persone particolari, diverse, con valori diversi, con vissuti diversi, porta a un'esplorazione di sé diversa. Non so se sono riuscita a rispondere. Sì, pienamente. Senti Elena, invece quanto del tuo amore per il mare c'è in Arthur? Tanto, io adoro il mare, credo che il respiro del mare sia un po' come il respiro dell'anima. Il mare apre lo sguardo verso altri orizzonti, per me è segno di libertà, quindi sinceramente, ecco, ad esempio questo è un aspetto che nei romanzi precedenti non avevo avuto occasione di sviluppare, di narrare, mentre ci tenevo, ecco, a comunicarlo. Mare inteso non solo, ecco, come spiagge ombrellone, anzi che abborro proprio, ma il mare inteso come spazio aperto, come mondo da esplorare, possibilità di andare oltre il limite del visibile, oltre il mondo conosciuto, ecco, e quindi è anche per questo che dà un po' l'input al viaggio di Arthur. No, infatti. In effetti, quanto poi l'abbandono del mare, insomma, l'abbandono ha inciso anche nel viaggio a destra? Sì, diciamo che Arthur, oltre, diciamo, ad amare il mare, come dicevo prima, ama la natura selvaggia del mare. Passatemi questa espressione, quella stessa natura selvaggia del luogo in cui vive, adesso senza svelare tutta la narrazione, e quella stessa natura selvaggia che lui porta dentro di sé e che scopre piano piano e che gli sarà molto utile per sopravvivere a Dresda nei momenti difficili. Senti, invece in questo viaggio Arthur si pone delle domande, quali sono? Sì. Le domande che Arthur si pone sono, come sempre, intanto sulla scala di valori, nel senso che nei momenti più difficili si interroga sul valore di alcune scelte, su che cosa debba orientare la nostra scelta in una direzione piuttosto che l'altra. Si interroga ad esempio sull'importanza del sacrificio, si interroga sul perché del male nel mondo, sul perché gli uomini scelgano il male invece che il bene, e su come sia possibile invece, come dicevo all'inizio, far trionfare il bene, come sia possibile avere coraggio, dimostrare coraggio, quanto sia importante la fedeltà e che cosa possa accadere quindi se non si è fedeli a tutti questi valori. Senti, invece che differenze sociologiche ci sono tra Danzica e Dresda? Scusa, non ho inteso la domanda. Che differenze sociologiche ci sono tra Danzica e Dresda? Diciamo che
le differenze sociologiche sono, nel caso di Arthur, insomma del viaggio di Arthur, negli incontri, ecco, che ha fatto. Non è un aspetto diciamo così evidente. Avrà modo però di vedere quali siano le differenze culturali tra queste due città, differenze che però cercherà ovviamente di stringere in qualche modo in un connubio, ecco. Senti, invece il tuo viaggio come autrice, come scrittrice, come procede? Interessante la domanda, molto interessante, sì. Come dicevo, l'autore, tra autore e protagonisti dei romanzi c'è sempre una certa, chiamiamola, simpatia, fino a stringere quasi un'amicizia. A volte ci si cala proprio nella parte dei diversi personaggi. Io credo come dicevo prima, nel viaggio interiore. Non possiamo non fare questo viaggio interiore, questo viaggio intimo all'interno di noi stessi. Non possiamo non scoprire sempre qualcosa di nuovo, e quindi credo che sia un po' un viaggio infinito, perché, come dicevo prima, anche cose, se non identiche, simili, possono essere viste sotto angolature diverse, e anche il ritorno a casa dopo il viaggio ci fa percepire la nostra quotidianità in modo diverso, proprio perché ci arricchisce. E quindi direi che il mio viaggio interiore come autrice prosegue di pari passo con il viaggio interiore dei protagonisti dei miei romanzi. Sì. Senti, invece, relativamente a come mai, insomma, un lettore dovrebbe poi affrontare questo viaggio attraverso i tuoi libri, no? Cosa Sì. puoi dirci in merito? Sì, allora, io direi intanto in base all'interesse di ciascuno, perché ricordo che il primo aveva titolo La scoperta degli Inca, quindi chi dovesse orientarsi verso il primo romanzo, quantomeno ritengo possa avere un interesse sulla cultura di questa antica civiltà. Per quanto riguarda il secondo, Verità e misteri da Tubinga a Stonehenge, che appunto riguarda questo viaggio diciamo verso Stonehenge, credo che la motivazione iniziale, la motivazione prima deve essere quella di voler in qualche modo approfondire e conoscere questa realtà. Infine, in questo caso, sulle strade di Dresda e passi di un giovane polacco, ritengo che insomma ci debba essere la curiosità di conoscere non solo le bellezze architettoniche, come dicevo, di Dresda, ma anche qualche aspetto sulla vita, sulla storia, ecco, di questa popolazione, non solo quindi sugli usi e i costumi, ma proprio sulla storia e sulla forza di questa città, come dicevo prima, di cui si percepiscono ancora le ferite, ma che è testimonianza della grandezza non solo di un popolo, ma dell'umanità, che se vuole appunto reagire al male e ricostruire può benissimo riuscirci. E quindi è anche un modo per infondere in coraggio il lettore. Al di là di questa scelta, diciamo, di fondo, la scelta di leggere un'opera piuttosto che l'altra può essere dettata dalla curiosità nei confronti del personaggio, nel senso che anche qui Samuele, che era il protagonista del primo romanzo, era un bibliotecario. Nel secondo caso c'era l'aspirante medico, e in questo caso un giovane che invece è nativo di una città
polacca, e che è un giovane che ama il mare. Quindi sostanzialmente si tratta anche di profili, dicevo, psicologici diversi, e quindi anche qui dipende un po' dagli interessi del singolo lettore. Quanto la sofferenza è importante poi per intraprendere questo viaggio? Questa è una domanda molto profonda e ti ringrazio per averla fatta, perché ritengo che per fare un viaggio ci voglia coraggio. Sia se lo intendiamo come viaggio, chiamiamolo geograficamente inteso, alla scoperta di nuovi posti, e quindi ci si abbandona sostanzialmente un po' all'avventura, ma anche alle possibili disavventure, perché quando si parte e si è di casa non si sa bene come vanno le cose. Ma credo ci voglia molto coraggio, come si diceva prima, anche per un viaggio interiore, per esplorare maggiormente se stessi, per scavare in profondità di se stessi. E questo non vuole essere un discorso tanto diciamo di psicanalisi o analitico, ecco, ma si tratta di diciamo mettersi in gioco. Facciamo un esempio, un sentimento quale quello profondo dell'amore, dell'amicizia, della fedeltà, merita e richiede, d'altra parte, e forse a volte anche in modo urgente, di rispondere ad un appello, ed è l'appello di volersi, come dicevo prima, mettersi in gioco, di saper accettare una sfida, ecco. E questo credo che sia assolutamente importante. Non possiamo non accettare la sfida. Sì, è vero. Senti, mi ha colpito la frase di prima che hai detto: è impossibile non intraprendere un viaggio interiore, no? Quando poi invece girandoci attorno vediamo che molte persone vivono la loro vita con staticità, e collegata insomma alla domanda, alla risposta che hai dato anche adesso, e quindi poi non affrontano alcun viaggio interiore, no? E cosa pensi di questa ultima cosa? Anche questa è una riflessione importante anche da un punto di vista sociologico. Allora, io ritengo che sia un po' come chi non vuole cercare la verità. Mi viene in mente, ma forse ne abbiamo anche già parlato, il mito della caverna di Platone. Sì. Non voler affrontare il viaggio vuol dire non voler vedere la luce. Quindi secondo me significa non voler fare un'esperienza autentica della propria esistenza, e uso il termine esistenza e non semplicemente vita, perché insomma ne conosciamo il significato etimologico, oltre che come dire, il riferimento alla filosofia e al pensiero di Martin Heidegger. Come si fa a non voler uscire fuori da? È lì l'esistenza autentica. Non credo che sia possibile, tutt'al più se queste persone, chiamiamo così in generale, non ne sono consapevoli, ma inevitabilmente qualche raggio di luce sfiora la loro, chiamiamola, interiorità, coscienza, percezione, chiamiamola come si vuole, e chiudono gli occhi, però dalla luce sono stati toccati. Vabbè, siamo anche vittime della globalizzazione, paradossalmente è un fenomeno che avrebbe dovuto estendere i nostri confini del viaggio, insomma invece è come se l'avessero limitato, no? Più che le bellezze, no, del viaggio, in effetti sono arrivate le bruttezze del viaggio, no? Che ne so, in Cina sta succedendo questo e quindi non ci vado, in Turchia succede questo e non ci vado, e quindi condizionano poi questa staticità. Sì, vero. Verissimo, purtroppo sì. In effetti è un po' quello che diceva pure poi Auger quando parlava della surmodernità, no? Che certi episodi ci arrivano così velocemente che poi traumatizzano il nostro vivere sociale e praticamente lo limitano, lo bloccano e ci fanno diventare automi, insomma, no? In questo senso qua. Sì.
È vero, assolutamente, verissimo. Purtroppo sì. Senti, la domanda su cui ho molta curiosità, a che punto è il saggio? Il saggio richiede ancora un po' di tempo, sì, ci stiamo lavorando, Floraia Maiestati, ci stiamo lavorando e insomma serve un po' di tempo, ecco, perché gli impegni, devo dire la verità, sono molti e quindi insomma piano piano. Senti, ma secondo te è più semplice scrivere un romanzo o un saggio? Ma non direi che l'uno sia più semplice dell'altro. Nel momento in cui ci si accinge a scrivere un'opera in modo serio, ritengo che insomma non ci sia una differenza in questo senso. Voglio dire, adesso parliamo di grandi, per carità, qui non posso di certo paragonare, non so, è come dire, è più importante il romanzo dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni o è più importante, non so, un trattato di Cesare Beccaria o un saggio di altro autore? Io direi che siano tutti importanti e lo sono tutti nello stesso modo, questo ripeto, senza ovviamente fare un riferimento alle mie opere, ecco, facciamo un discorso di ampio respiro. Sono tutte opere importanti nel momento in cui tutti gli autori che hanno scritto o il romanzo o il trattato o il saggio hanno tentato di veicolare un messaggio importante e sono riusciti soprattutto a fare in modo che questo messaggio abbia lasciato traccia nel lettore, un'orma, insomma, abbia dato opportunità al lettore di riflettere, di crescere, di fare un viaggio, appunto. Ho capito. Senti, allora, oltre al saggio, che progetti futuri hai? Di sicuro un altro romanzo. Anche qui, insomma, stiamo cercando... ripete sempre un Floraia Maiestatis, che sono abituata. Vabbè, anche io lo uso col canale, quindi diciamo un altro romanzo, sì, sempre un romanzo, sempre un viaggio interiore di cui ho qualche idea, ma insomma devo ancora. Ripeto, ci sono tante cose da fare, non è questo il mio primo mestiere, per cui insomma devo riuscire a ritagliarmi del tempo, sì. Elena, qualcuno dei tuoi ragazzi ha letto uno dei 3 libri? Sì, allora devo dire la verità, in una mia ex classe, che quest'anno ahimè non ho più, avevo uno studente e tra l'altro a posteriori, che ripeto, pur non essendo più un mio alunno, mi segue, mi informa, li legge, e questo è uno in particolare, ricordo, ovviamente non faccio il nome per privacy, ma addirittura ho incontrato la sua mamma e ha detto: guardi, non legge mai, non ha mai letto, ma come esce un suo libro lo compra, legge tutto, poi mi cerca, mi chiede, lo sottolinea, mi fa vedere, mi chiede: prof, ma come mai? Aspetti, interessante questo punto, volevo chiederle che... Sì, accade, è ovviamente molto gratificante, sì. Senti, e che rapporto aveva questo ragazzo con insomma le tue lezioni, diciamo così? Partecipava molto attentamente, devo dire la verità, sì, con interesse, sì, prendeva appunti, partecipava, non era uno di quelli che meritasse voti eccellenti, insomma, discreti, però insomma non eccellenti, però era impegnato, sì. Vabbè, noi siamo anche il frutto degli educatori che incontriamo nella nostra strada, no? Vero.
Senti Elena, spero che questa registrazione sia venuta bene. Sì, veramente, Se questo è sentite qualche il rumore di collegamento. fondo, se sentite qualche Sì, rumore di fondo è perché comunque abbiamo fatto le acrobazie per metterla su striscia, va, diciamo così. sì, Quindi, senti, è sempre bello averti qui e ci sentiamo sicuramente per qualche altro progetto, per qualche molto altra cosa su volentieri. guerre spaziali. Sì. Ed è stato un piacere, insomma, averti qui. Il piacere è tutto mio, Eh, davvero io ti ringrazio e ringrazio tutti gli ascoltatori e coloro che avranno poi piacere di leggere il libro, insomma, mi renderanno sicuramente felice, ecco, e mm. gratificante. Le tue parole lasciano sempre dei solchi profondi su cui riflettere, quindi è sempre Grazie, piacere ad ascoltarti. grazie, grazie. E quindi saluto chi ci ha ascoltato, chi ha avuto la pazienza di seguirci e a te ci salutiamo dopo, insomma, ok? Bene, grazie, grazie, grazie Giuseppe, grazie a tutti i nostri ascoltatori. Buonasera a tutti, arrivederci. Curiosità è una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene, viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare. Curiosità, ma che strana libertà, lei era qua giusto un attimo fa. Mi stordisce, mi rapisce, mi colpisce, mi stupisce. Non vuole mai essere banale, appartiene al mio istinto primordiale.